Ma quanto va? Ho preso anche il Velox. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sulla mobilità elettrica. Nello specifico parliamo di una bici, di quelle che ho recensito, di quelle che ho avuto, di quelle che mi è capitato di provare. È sicuramente la miglior bici che io abbia mai provato. Produttore Engue, abbastanza conosciuto, fa questa serie di biciclette a pedalata assistita sostanzialmente, che in realtà vanno poi da sole, della serie X. Ci sono tre modelli, la X20, la X24, la X26, e chiaramente la distinzione è il diametro della ruota. Oggi vi faccio vedere la X20. Ogni taglio di bicicletta viene poi venduto in due versioni, quindi singola batteria o doppia batteria. Di questa X20 ve la faccio vedere con doppia batteria, vuol dire ben 14,4 Ah, diciamo nel tubolare sotto la sella è inclusa una batteria che poi viene collegata esternamente, ma ci arriviamo, più la batteria principale nel telaio da 7,8 Ah. Telaio in alluminio, scatolato, sezione rettangolare, pieghevole, ed essendo più piccola col manubrio alto avremo anche il manubrio pieghevole, ma tutti i dettagli che vedremo nel video. Le caratteristiche principali di questa bicicletta sono sicuramente il motore, e qua apro una parentesi perché questa bici con le normative italiane non vi consentirebbe l'utilizzo su suolo pubblico. Io farò delle prove su strade private, è una bicicletta per utenti consapevoli perché comunque a 750 watt a 48 volt e va ben oltre i 25 km/h nonostante si possa impostare il limite massimo. Ha già le luci anteriori e posteriori a presino di stop, non alle frecce. Con le nuove normative sulla mobilità elettrica probabilmente una bici così, ma forse anche già adesso, non è in regola con quelle che sono le leggi attuali. Chiusa parentesi, motore 750 watt, 48 volt, potentissimo ragazzi, la bici spinge veramente di brutto, e con queste due batterie dichiarano un'autonomia altissima. Purtroppo non sono riuscito a testarla per bene, ma magari vi darò degli aggiornamenti o metterò qualche post su Instagram, seguitemi. La vedrete oggi in colorazione grigia, è una bici anche accattivante perché le ruote sono sì da 20 ma sono molto larghe e tassellate, e ha poi delle soluzioni tecniche molto particolari, come ad esempio la tripla sospensione, quindi abbiamo forcelle anteriori ammortizzate con blocco e regolabili di un bel diametro e funzionano bene. Posteriormente abbiamo due ammortizzatori sotto la seduta perché ha anche un sellino passeggero, più un ammortizzatore centrale sotto il telaio per il movimento della geometria posteriore. Freni a disco di generose dimensioni ma soprattutto con pinza idraulica, quindi pompa, tubo, olio e pinza idraulica, frena veramente forte, e altre chicche come il display di comando che ha colori fatto molto bene. Come ho detto all'inizio, una bici qualche gradino sopra a quelle che ho già provato, recensito e anche che mi è capitato di testare magari di amici o parenti. Si fa pagare sì, perché costa 1.299 euro contro un listino di 1.799 euro, questa versione X20 con due batterie. Tra l'altro la X20 in questa versione ha anche le ruote in lega e non a raggi, praticamente full optional. Vi lascio tutti i link in descrizione. Adesso andiamo avanti con la fase dello spacchettamento e finiamo di montarla per quei pochi pezzi che restano da montare. Anche con questa bici chiaramente vi arriva un bello scatolone gigante. Cominciamo a togliere le reggette, ad aprire il cartone, a tirarla fuori e vediamo quante parti restano da montare. Tutto come al solito un po' smontato, ci sarà qualcosina da montare. Andiamo avanti a tirare fuori i pezzi e vediamo di venirne a capo. Ok, come al solito ruota anteriore smontata. Notiamo già che è una ruota con raggi in lega e freno a disco. Sella del conducente ammortizzata e bella imbottita, sembra non sportiva ma confortevole. E qui tutto il telaio della bici che è praticamente completamente montato, dobbiamo solo togliere un sacco di protezioni. Una volta liberato il tutto non c'è più granché da togliere. Vedete che abbiamo già la particolarità del piantone pieghevole, quindi possiamo già agganciarlo per tirare fuori le forcelle e iniziare a dare un senso alla bici. Nella scatola degli accessori troviamo i pedali, non in plastica ma
in metallo. Sono dei pedali particolari perché hanno la possibilità di essere premuti e messi in posizione verticale, questo per il trasporto. Per il montaggio nient'altro di particolare, bisogna solo avere l'accortezza di interporre una rondella in alluminio tra il pedale e il supporto del pedale. Troviamo poi delle staffe a una vite lunga e vedremo a cosa servono. Una sacchettina con gli attrezzi, non hanno abbondato ma ci danno tutte le brugole che servono. Non hanno abbondato ma abbiamo le 3 misure di brugole necessarie al montaggio, un giravite col manico girevole, croce, taglio e 3 chiavi fisse che sono 8, 10, 13, 15, 14, 17. Allora iniziamo a montare le parti fondamentali della bici. Dunque non ci sono parafanghi, ma qui davanti dobbiamo fissare il faro. Il faro e il manubrio con tutti i cablaggi li dobbiamo fare passare di lato. Possiamo quindi iniziare a procedere fissando dapprima il faro sulla forcella. Poi per montare il manubrio qui sul suo cavallotto dobbiamo allentare le 2 viti. Qui ci sarà anche la leva di blocco per l'altezza regolabile e rimettiamo quindi il manubrio nella sua posizione originale, rimettendo il cavallotto e avvitando le 2 viti. Possiamo intanto montarlo senza stringere eccessivamente le viti, perché poi la regolazione terminale la faremo dopo. Qui troviamo poi 2 paia di chiavi, una servirà per le batterie e una forse per bloccare il telaio della bici, un cartellino dell'Engwe per il controllo qualità e un cartellino dove ci dice di controllare che la protezione del cambio posteriore non sia da tirare un po' in fuori, perché magari è stata schiacciata nell'imballaggio. Il manubrio sicuramente non sarà in asse con le forcelle, quindi per regolarlo dobbiamo allentare queste 2 viti, allentare anche questa qui davanti e da qua possiamo procedere all'allineamento del manubrio, che non sarà definitivo perché poi lo faremo con tutta la bici montata, però giusto per iniziare a dargli una forma corretta. Ok, mentre la montavo, questa parte non è illustrata nel manuale, mi sono accorto che probabilmente i cavi è meglio farli passare da questa parte della bici, perché il cavo della pinza freno altrimenti rimarrebbe un po' sacrificato da quella parte. Rismonto il manubrio, lo faccio passare sotto e questi cavi direi di farli passare a sinistra. Ok, così mi piace molto di più perché il cavo della pinza viaggia insieme a questi cablaggi e non rimaneva appizzicato sotto. Ha anche un po' più senso perché così riusciamo anche ad avere accesso allo sblocco della forcella. Le viti del cavalletto sono già imboccate nella piastra, quindi basta svitarle perché i filetti sono proprio nella piastra del cavalletto, quindi basterà metterlo dietro e avvitare le 2 viti. Qui nella scatola sicuramente c'è solo il caricabatterie e così è. Queste staffe servono per il montaggio del sellino sul supporto, che si monterà in questo modo. Questa parte con le righe con la zigrinatura andrà sulla base, attraversata dalla vite. La base con la zigrinatura andrà su questi 2 tubolari del sellino. Questo sarà la controstaffa che va a prendere sopra e questo inserto filettato va fissato qui, che servirà per avvitare la vite da sotto. Questa procedura la rifacciamo mettendo il sellino qua sopra e fissando il tutto. Prima di montare il sellino io andrei avanti con la ruota anteriore, così possiamo tirare sulla bici, mettere i pedali, il sellino, il faro, le ultime cose che mancano. Come si monta la ruota? Dobbiamo togliere, o meglio allentare, i 2 dadi con le rondelle che abbiamo montati sulla barra filettata. Con l'aiuto di un cavalletto per auto possiamo alzare la bici e adagiarla qua sopra, attenzione che non vi venga addosso. In questo modo abbiamo la possibilità di togliere i dadi con cui è fissata alla barra per il trasporto. Quindi dopo aver allentato i 2 dadi interni con la 17 allentiamo un pelo quelli esterni con la 15. Come al solito questo perno serve solo per il trasporto, per tenere le forcelle allineate. Questo consiglio di non buttarlo perché per i più pratici potrebbe servire per costruire un supporto per trasportarla all'occorrenza se dovete togliere la ruota, ma essendo una bici pieghevole magari l'esigenza non c'è così tanto. Dentro la pinza c'è un distanziale per tenere distacchiate le pastiglie nel caso venga involontariamente premuto il freno, in modo da non attaccarle. A questo punto basta inserire il cerchio, chiaramente col disco dalla parte della pinza, lasciare le boccole all'interno, mentre tutto il resto deve andare in appoggio facendo prima attenzione a far entrare il disco,
poi il perno con la rondella che deve rimanere sotto il dado. Lo mandate a pacco, iniziate a stringere il dado a mano per far sì che la ruota non venga giù, dopodiché possiamo mettere giù la bici e col peso stesso della bici la ruota andrà imbattuta sulla parte superiore e possiamo tirare i due dadi da 15. Ok, così la ruota è sicuramente imbattuta, tiriamo prima un dado e poi l'altro, la ruota in questo modo non andrà più via, se avete fatto tutto correttamente deve girare liberamente. Possiamo montare i pedali, left e right, se non ha vita vuol dire che dovete mettere l'altro, questo lato sinistro guardando la bici dall'alto è quello che va avvitato in senso antiorario, chiave da 15, diamo un colpetto e il pedale è a posto. Vedete, questa è la particolarità del pedale che si può mettere dritto e poi torna in posizione. Mettiamo anche l'altro, non resta più tanto, montiamo il faro, quindi allentiamo i due dadini che sono già imboccati dietro con le due rondelline, quindi inseriamo il faro, facciamo passare il cavo in mezzo, inserite le due rondelle, il dadino, serrate i due dadini da 8 senza esagerare perché tirano nella plastica, poi prendete il sellino, allentate questa che è la vite di blocco col cacciavite a croce, sella che praticamente va a incastrarsi con questi pernini nelle sue sedi e la fissiamo in posizione con la vite che abbiamo tolto. Qui sotto ci sarà un'asola dove imboccarla. La bici è praticamente montata, dobbiamo solo vedere di regolare il manubrio correttamente, quindi una volta seduti molliamo leggermente il cavallotto, mettiamo il manubrio in una posizione comoda per l'utilizzo del cambio, dei freni, di tutti i comandi che abbiamo sulla bici e possiamo procedere a tirare definitivamente il cavallotto. In precedenza mi si era staccato il connettore del display, lo riattacchiamo e ruotiamo il display in modo che sia ben visibile. Per sganciare il tubo che alla fine contiene la batteria e regolare l'altezza della sella abbiamo questa chiave di sblocco, quella circolare. In questo modo possiamo sganciare lo sblocco, tra parentesi qua c'è un gommino che viene messo a protezione proprio perché altrimenti andrebbe a cozzare sul telaio, alzare eventualmente la sella fino ad estrarre completamente il tubo. Qui dentro c'è la nostra batteria, modello TCRF D0911303YQ, gli ioni di litio, 48 volt, 14.4 Ah, quindi 691.2 Wh, con tutti i dati di carica, data di produzione. Qui abbiamo anche la scala che ci va ad indicare l'altezza massima che possiamo raggiungere. Qui dietro apriamo il connettore di ricarica e qui abbiamo la connessione con l'elettronica della bici, quindi non c'è una connessione interna ma dobbiamo attaccare un cavo che è quello che penzola lì sotto. Qui c'è un pulsante per l'accensione che rimane illuminato e qui sopra abbiamo anche una luce LED. Va bene, mettiamola dentro, procedo al blocco, togliamo la chiave, fuori esce il perno, chiudiamo la leva e blocchiamo. Fatto questo possiamo quindi connettere l'alimentazione della bici, purtroppo il cavo dovrà per forza di cose passare in questo modo, attacchiamo il connettore che ha anche una sicurezza a vite, null'altro da fare, ho controllato la protezione del cambio ed è già ok, ma non è finita perché qui abbiamo la leva di sblocco per aprire il telaio che ospita la seconda batteria che per essere estratta ha anch'essa la sua chiave. La tiriamo fuori e qui abbiamo un'altra batteria 48 volt 30 A da 7.8 Ah, quindi 374.4 Wh. Rimettiamo dentro la batteria, anch'essa si può caricare separatamente con il suo connettore. La rimettiamo dentro, la blocchiamo, lei non viene più via e possiamo chiudere la bici con il solito sistema di sgancio e sicurezza. Ok, ruote che arrivano gonfie ma non in pressione, una bella gonfiatina con la pompa Xiaomi immancabile, vi ricordo che avevo fatto un video. Caricatore alimentato con luce verde, chiaramente dobbiamo caricare le batterie una alla volta, quindi prima la posteriore, la luce diventa rossa, quando avrà terminato sarà verde e la stessa cosa dovremmo fare con la batteria nel telaio utilizzando questo ingresso protetto da tappino. Ampio freno a disco 180 mm, pinza idraulica con attacco radiale, forcelle
con stelo da 34 mm, possibilità di blocco e regolazione della compressione. Abbiamo già visto il faro a LED, le gomme 20x4.0 molto larghe, bei tasselli, comando idraulico del freno, quindi con pompa e serbatoio dell'olio, tutti i cablaggi li abbiamo già guardati, leva in alluminio, manopole in similpelle con cuciture le ho già provate, sono anche comode, acceleratore, pulsanti di comando, manubrio in alluminio curvato, parte destra con sempre freno idraulico, ma qui abbiamo anche il comando del cambio, lato destro con il marchio del pneumatico Chaoyang, tutta la parte del telaio, il cavo di collegamento con la batteria esterna che abbiamo già visto, qui tutto il leveraggio della parte in alluminio che riguarda la seduta, dove abbiamo gli ammortizzatori posteriori regolabili e l'ammortizzatore anteriore HLT 100. Qui abbiamo la parte della corona anteriore con il movimento, i pedali che abbiamo già visto pieghevoli, cambio con protezione Shimano Tourney TX e le 8 velocità, cerchio posteriore, pinza posteriore sempre idraulica, attacco radiale, dettaglio degli ammortizzatori, qui abbiamo la valvolina per il carico, cavalletto posteriore che montato in questa posizione consente la rotazione dei pedali senza intralciare, sellino comodo per una persona, chiaramente non abbiamo la possibilità di appoggiare i piedi perché non ci sono delle pedane, sella imbottita e ammortizzata molto comoda anche questa, diciamo superiore ai sellini rigidi che troviamo normalmente sulle bici economiche, tutte le cuciture sia sul sellino che sulla sella principale. Come si piega? Semplicemente togliendo il cavalletto, sbloccando il movimento centrale e noi in questo modo abbiamo realizzato il pacchetto con la nostra bici. Chiaramente non togliendo le batterie abbiamo un peso aggiuntivo, rimuovendo le batterie andiamo ad alleggerire molto il trasporto della bici piegata. Per rimetterla in quadro possiamo bloccare il piantone del manubrio, rialzarla dal sellino, ruotare il telaio, agganciare e la bici è pronta per essere utilizzata. Ora vi faccio dare un'occhiata al display e comandi per capire come gestirla. Comandi e display. Col pulsante d'accensione compare l'animazione, accendiamo il display che è veramente bello. Abbiamo sostanzialmente 1, 2, 3, 4, 5 pulsanti, fanno diverse funzioni. Col più e col meno passiamo da intervento 0 a intervento 5. Mentre stiamo viaggiando, tenendo premuto il più, attiviamo il cruise control. Tenendo premuto il meno si attiva la modalità passeggio. Col tasto destro accendiamo e spegniamo il faro anteriore che coincide con la luce posteriore. Con luci accese o luci spente, premendo un qualsiasi freno, abbiamo comunque lo stop. Lo stop sulla batteria invece si accende solo quando accendiamo anche la seconda batteria col pulsante sotto la sella. Vedete? Doppio stop. Con la seconda batteria spenta funziona solo quello del faro principale. Col tasto info, tenendolo premuto, passiamo a modalità sport, modalità eco, modalità normale, cambia questa tacca sulla parte superiore. Tenendo premuto il più e il meno contemporaneamente, entriamo nel menu della personalizzazione. Quindi ci muoviamo col più e il meno e col tasto info. Nel setup possiamo selezionare le unità di misura, quindi chilometri o miglia, aggiustare la luminosità, che possiamo lasciare in automatico o impostarla in manuale. L'auto power off possiamo decidere i minuti. Speed limit possiamo impostare un limite di velocità massima e tornare indietro. Poi abbiamo, oltre il setup, delle personalizzazioni. Possiamo decidere se attivare o meno il cruise anche da qui, decidere o meno se gestire la CF, le luci automatiche che non mi piacciono e la possibilità di settare per i 5 programmi di intervento la percentuale di assistenza da parte del motore, quindi in P5 va al 100%, in P1 al 22%. E possiamo uscire. Abbiamo poi la versione dell'hardware nel System Info e queste sono le impostazioni che possiamo andare a settare. Presa a confidenza col display, quei pochi tasti che ha e le impostazioni, iniziamo a fare un primo test su strada in modalità normale. Accendiamo il display, 98% c'è solo una batteria accesa. Accendiamo anche la seconda, quindi luce verde qua, stop ok davanti e dietro, possiamo partire. Allora, prendiamo confidenza col mezzo, 6 km orari, assistenza 1.
il cambio è precisissimo, siamo a 7,5 km/h, assistenza 1, mi sta effettivamente un po' aiutando. Sente che io pedalo, mi dà assistenza. Proviamo a salire a 3 e a 3 ragazzi comincia a partire, a pedalare da sola. Mettiamo 5, mettiamo velocità al massimo, io sto pedalando, siamo ai 30 all'ora, 31, 32, ma diciamo che la pedalata è solo, vedete, io sto pedalando appena, siamo a 30 all'ora, 33, proviamo a usarla un po' a 3. Ok, a 3 mi sembra un buon intervento, in base a quanto pedalo lei interviene e riusciamo a fare una pedalata assistita. Mettiamo a 1, ci fermiamo a 0, display che comunque anche al sole è molto leggibile. Acceleriamo con l'acceleratore, con intervento 1 se acceleriamo tutto abbiamo la pedalata in modalità camminata. Proviamo a mettere 2, acceleriamo, a 2 arriviamo a 11,5 km/h, a 3 arriviamo a 16,5, 17,5, 4, adesso freniamo che c'è un dosso, intanto proviamo gli ammortizzatori. Dunque davanti ammortizza bene, dietro è molto rigida. Allora proviamo la velocità 4 di acceleratore, siamo a 23 km/h, 23,5, freniamo, adesso rodiamo un po' i freni, poi parliamo anche dei freni. Perfetto, mettiamo velocità 5 e acceleriamo tutto di acceleratore. Va tutto quello che può. Ho dovuto frenare, siamo arrivati a 37 km/h. È praticamente uno scooter, ragazzi. Adesso vediamo se riesco a capire a quanto arriva. Dunque intanto gomme molto rumorose, chiaramente bisogna prendere dimestichezza, però la bici è comunque molto agile. Facciamo un top speed. Frenare frena. Allora iniziamo a fare una frenata da magari 25, diciamo 30, ok, 31, 29, inchiodiamo. Porca miseria se frena, ragazzi, frena proprio di brutto. La forcella davanti affonda, a livello di assistenza di motore ragazzi è una bomba. Spinge molto più del mio scooter elettrico, se vogliamo fare un paragone. Arriviamo a quasi 40 all'ora. Qui lo dico e qui lo nego, ci sono poi delle possibilità di entrare nella programmazione del display per sbloccare un'ulteriore velocità massima, che non ho idea di quanto possa arrivare, ma già siamo abbastanza illegali così. Però voi dite, se devo farlo lo faccio, che ne vale la pena. Ognuno è consapevole, siete vaccinati. Dopodiché ragazzi la bici, anche se vogliamo pedalare, assiste molto bene, molto comoda, posizione di guida comodissima, assistenza che diciamo a 3 secondo me è un valore che va bene, perché comunque pedalate, la bici aiuta tantissimo e riuscite a fare un bel po' di strada, anche perché con queste coperture diventerebbe molto pesante spingere a livello muscolare. Porca miseria ragazzi, è una bomba. Adesso la metto a 5, giù tutto da fermo, 7, 8, 10, 15, 20,
25. Tanta roba. Sì, fanno questi prodotti, ti fanno venire voglia di non comprare gli scooter direttamente. Forcella che va bene, non è rigidissima, i freni sono ancora rumorosi perché si stanno rodando, però se volete inchiodare vi assicuro che si alza la ruota dietro. Dietro chiaramente inchioda subito, però mi piace la posizione, comoda, porca miseria. È proprio una bella bici, mi dispiace quasi separarmi sto giro, ve lo dico. Vabbè, prova su strada direi ampiamente superata. Ricordatevi solo, se la usate in modalità motorino, almeno di muovere i pedali per non raschiare in curva quando tenete il pedale basso, perché è un attimo dare il giro. In tutto questo siamo ancora al 100% e abbiamo fatto 2 km. Quindi si comporta benissimo, va già forte, frena bene, molto agile, perché le gomme nonostante siano grosse e rumorose, quello sì, è molto agile da muovere, non ho avuto nessuna difficoltà. Adesso vi faccio anche vedere come si comporta in modalità sport. Ok, arriviamo in garage, è come se dovessimo prendere una moto, perché adesso la proviamo in modalità massima potenza, sempre senza modificare il firmware o senza fare impostazioni strane. Dunque vedete che siamo al 92% dopo 5 km, ma c'è solo una batteria accesa. Accendiamo la seconda, luce verde. Vedete che chiaramente l'autonomia sale. A questo punto teniamo premuto il tasto info, andiamo in modalità sport, impostiamo direttamente a 5, andiamo a comandare con la bici in tangenziale. Ah, mi ero dimenticato, c'è anche il clacson, Ok, praticamente è come uscire in scooter, quindi salita senza problemi. Tra l'altro bici che è molto comoda anche da manovrare, girare nonostante il peso. Allora, intanto vi volevo far vedere la modalità passeggio, ma non con l'intervento a 1. C'è proprio una modalità di passeggio, quindi tenendo premuto giù esce il simbolo della bici a passo d'uomo, quindi imposta una velocità di 4 km/h. Bisogna tenerlo premuto perché se lo lasciamo si disattiva automaticamente. Vedete? La risposta in modalità sport è anche più aggressiva, quindi tende a dare più il colpo. Fa un po' freschino per fare queste prove. Ho montato l'antivento sulla GoPro, almeno non dovreste sentire troppo casino perché arriveremo a velocità importanti, penso verso i 50 km/h. Proviamo ad andare a tutto quello che va. Siamo a 46, 47, e frena anche forte. Stavo aiutando anche con i pedali, vediamo invece senza pedalare assolutamente. Ok, senza pedalare ho dovuto frenare, eravamo a circa 35, ripeto, va più del mio scooter, del cinquantino elettrico, e soprattutto frena di brutto. Il display avrete notato che risponde con qualche secondino di ritardo, ma va bene. Cambio il display, lo metto in modalità power, così vi faccio vedere il picco di potenza che raggiunge, almeno indicata, 1100, 1200. Sì, siamo su picchi di 1200. La sgiri senza problemi e soprattutto se devi frenare, frena in tutta sicurezza. Abbiamo fatto un po' i cretini, sempre su, queste sono tutte strade qua private del mio quartiere, però la bici va veramente forte. Allora vi faccio vedere che nelle informazioni, nelle varie prove che ho fatto, ho raggiunto un top speed di 52 km/h con una bicicletta e niente male, dai. Bene, siamo a fine video, un po' di prove le abbiamo fatte, sicuramente una bici particolare che non passa inosservata, comunque mi guardano anche i dettagli colorati, si vede che ha gli ammortizzatori, i freni a disco, insomma dà già nell'occhio. Ma se non vi bastasse, hanno fatto anche una serie limitata di 100 esemplari denominata Haimir, ve la faccio intravedere.
che in questa colorazione con queste sfumature è anche bella oltre che tecnicamente valida. Insomma, una bici che a questo prezzo consiglio, ma proprio spassionatamente, perché è fatta bene, funziona molto bene, non ho trovato dei compromessi, qualcosa di scomodo, qualche dettaglio fatto male, è proprio una bella bici. È un produttore conosciuto, non è comparso dall'oggi al domani, quindi abbiamo anche un'azienda solida alle spalle, un'assistenza, tutto quello di cui si può avere bisogno. Ve l'ho solo voluta far vedere. Se vi è piaciuto il video, un bel like, mi raccomando iscrivetevi al canale che non costa nulla, mi aiutate a farlo crescere, così di questi prodotti me ne manderanno da provare, si spera sempre di più. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.